Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video, spero abbiate visto l'ultimo video riguardante la mia wishlist dell'autunno-inverno 2023-2024. Oggi ragazzi vedremo insieme la mia top 5, top 5 boots stivali del 2023. Quindi magari avremo degli stivali storici e anche degli stivali invece che sono nati, che sono usciti da pochi anni, ecco. In questa speciale classifica che sarà composta da 5 appunto stivali, partiremo dalla posizione più bassa, la 5, con anche il paio più cheap, diciamo, fino ad arrivare alla numero 1, che è lo stivale migliore in assoluto per me, ovvero lo stivale per me di maggiore qualità ed è anche quello con maggior prezzo. Partiamo subito ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale per favore iscrivetevi per supportarmi che stiamo crescendo. Ed ora la mia classifica dei top 5 boots del 2023. Allora ragazzi, al numero 5, alla base di questa classifica, abbiamo uno stivale che ha fatto la storia, diciamo. Si tratta ragazzi dei Dr. Martens, conosciuti anche come Docs o Doc Martens. E pensate ragazzi, questi stivali sono nati negli anni 40, quindi circa 80 anni fa. Se non lo sapevate, li ha ideati un medico tedesco, Klaus Martens, che creò il primo paio per, diciamo, alleviare il dolore al piede. Perché questi stivali ragazzi sono molto imponenti, molto resistenti, duri e quindi proteggono anche il piede. Quindi erano nati nel campo appunto della medicina, non della moda, ecco. E solo successivamente la produzione e il marchio è stato acquisito dalla famiglia Briggs, la famiglia britannica. Questi stivali divennero un sacco popolari però a livello della moda negli anni 70 iniziarono con il classico modello storico 1460. Tra gli anni 60 e 70 divennero un sacco popolari tra gli skinhead e i punk, diventando appunto un'icona della cultura alternativa. Oggi diciamo gli stivali Dr. Martens sono apprezzati per il loro design distintivo, gli 8 occhielli e la robusta suola Airwar. Ragazzi, questi stivali li ho avuti anch'io quando ero alle medie, li ho avuti blu, poi per un periodo almeno in Italia non li ho più visti, adesso sono alcuni anni che sono tornati. Io ragazzi ve li consiglio perché sono anche un sacco versatili e come rapporto qualità-prezzo secondo me sono tra i migliori, perché si parla comunque di un prezzo di listino attorno ai 200 euro, ma io li ho visti anche con qualche promozione, si arriva anche comunque a 130, 140, 150 euro per il modello classico appunto, e sono made in England. Se uno vuole fare questo diciamo investimento è uno stivale senza tempo che dura. Quindi in poche parole al quinto posto io metto i Dr. Martens. Ora ragazzi andiamo al quarto posto di questa mia classifica. Al quarto posto ragazzi io metto gli stivali Timberland. Gli stivali Timberland 6 inches, questo modello iconico, detto anche yellow. Gli stivali Timberland hanno radici negli Stati Uniti, risalenti agli anni 50. La società è stata fondata nel 1952 infatti a Boston, ma solamente negli anni 70 la società lanciò il suo anche attuale modello di punta, che è il Timberland 6 inches Waterproof Boots, che appunto anche spesso viene chiamato Yellow Boots per il suo caratteristico colore giallo. È diventato anch'esso il simbolo della resistenza e stile urbano, appunto introdotto negli anni 70. E questo stivale è noto innanzitutto per il Made in USA, per la sua robustezza, per i materiali, per la resistenza alle intemperie e per la suola antiscivolo. Il design classico di questo stivale presenta 6 occhielli per i lacci e una linguetta imbottita, offrendo appunto comfort e supporto. Gli stivali Timberland sono diventati popolari non solo per le attività all'aperto, ma anche come dichiarazione di moda. Infatti sono spesso associati alla cultura hip hop e streetwear, ma nel corso degli anni sono comunque stati indossati in diversissimi contesti. E qui ragazzi si parla di uno stivale che sta appena sopra i 200 euro, ci sono vari colori. Io questo stivale non l'ho mai avuto, però comunque può essere una valida alternativa come stivale per l'autunno-inverno di tutti i giorni, perché comunque è uno stivale che resiste veramente strarobusto e quindi ragazzi secondo me stanno leggermente sopra ai Dr. Martens, però comunque è uno stivale che è un'ottima scelta per l'autunno-inverno. Poi ovviamente bisogna anche saperlo portare, perché come mio gusto personale, se portato in certi modi, ad esempio con il pantalone dentro così, risulta un po' volgare, ecco. Quindi sicuramente uno stivale di qualità, però bisogna anche saperlo portare, come un po' tutte le cose, però questo in particolare. Ora ragazzi andiamo al terzo posto della nostra classifica e io al terzo posto qui metto ragazzi i
gli stivali Red Wing. In Italia non sono così popolari, però nel mondo vi assicuro sono sicuramente una garanzia. Anche qui ci si trova negli Stati Uniti, perché questo stivale ha una storia lunga e radicata appunto negli USA, e qua andiamo ancora indietro perché la società è stata fondata persino, cioè più di 100 anni, è stata fondata nel 1905 nel Minnesota da Charles Beckham, e inizialmente la società, l'azienda, si era concentrata nella produzione di appunto scarpe e stivali robuste per gli operai e i lavoratori delle industrie pesanti e di quelli che lavoravano appunto nel settore dell'agricoltura. A metà del secolo questi stivali risultarono ancora più noti per la loro resistenza e per la loro qualità, infatti l'azienda contribuì a realizzare gli stivali per i soldati per quanto riguarda la seconda guerra mondiale. Anche nel dopoguerra gli stivali Red Wings continuarono ad essere popolari comunque per le attività all'aperto e tra appunto i lavoratori manuali. Solo infine negli anni 90, quindi un po' dopo rispetto agli altri che vi ho citato prima, stivali divennero diciamo noti nel mondo della moda grazie appunto al design classico senza tempo e alla loro qualità. E ancora oggi gli stivali Red Wings sono conosciuti per la loro robustezza, qualità dei materiali e stile intramontabile, mantenendo la loro reputazione come marchio di calzature durevoli e autentiche. Io ragazzi questo stivale l'ho avuto nel 2016 a un prezzo di 350 euro e sì, come costruzione, come materiali è made in USA e lo reputo migliore del Dr. Martens e del Timberland che vi ho citato prima. È veramente resistentissimo. L'unica pecca che mi ricordo è che non era così comodo da infilare, perché aveva la linguetta che era attaccata comunque alla scarpa e quindi prima dovevi allargare tutti i lacci per poterli infilare, quindi l'unica pecca era questa. Poi per il resto ragazzi è uno stivale indiscutibile, prezzo leggermente elevato rispetto agli altri, vi posso dire che denota la qualità superiore. Ragazzi, in questa classifica siamo giunti al secondo posto, il terzo posto sul podio c'erano appunto i Red Wing. Al secondo posto invece ragazzi vi metto uno stivale che ha una storia un po' più breve rispetto a quella degli altri, perché si tratta di un marchio che ho scoperto solo da alcuni anni, infatti è un marchio non tanto anziano diciamo, e svedese. Ragazzi sto parlando del Our Legacy Canyon Boots. Ragazzi qui abbiamo questo stivale di pelle, è anche nella mia wishlist. È uno stivale bellissimo con uno stile veramente bello, con questa cerniera laterale, questo piccolo tacco dietro, e secondo me è anche su uno stivale di straqualità, straversatile. Our Legacy sto veramente apprezzando molto le ultime uscite anche per quanto riguarda l'abbigliamento, i vestiti, non le scarpe. Veramente Our Legacy è un brand che sto apprezzando molto, mi piace molto, insieme ovviamente ad Acne Studios, Dries Van Noten, ma qui ne parleremo più avanti, dei miei brand preferiti. E quindi io ragazzi al secondo posto vi metto il Canyon Boots di Our Legacy, che anch'esso hanno fatto di vari colori, hanno fatto beige, vari tipi di marrone, un burgogna bordeaux, nero, grigio, bianco, più o meno sono questi i colori che sono usciti. E qui ragazzi l'ho messo al secondo posto anche perché si sta parlando di uno stivale che ha un prezzo di circa 500 euro. Lo definirei uno stivale anche più elegante rispetto agli altri per la forma, per l'estetica, però questo stivale come qualità-prezzo secondo me è eccezionale. Sicuramente è un prezzo elevato, però ragazzi se vogliamo parlare di brand, di stivali di alta moda, si va su cifre ancora più importanti, cioè intorno ai 1000 euro. Ragazzi siamo giunti alla fine di questa classifica, adesso vi svelerò lo stivale mio numero 1 che ho messo al primo posto. Al primo posto io ho messo gli stivali di Saint Laurent Wayette. Ragazzi questo stivale è veramente pazzesco, secondo me merita tutta la vita il primo posto. Gli stivali Wayette di Saint Laurent sono parte integrante della collezione delle calzature di lusso del brand francese. Questi stivali sono noti per il design elegante, spesso caratterizzati da questa silhouette slanciata e un tacco cubano. Io ragazzi lo stivale ce l'ho qui, eccolo qui, il Saint Laurent Wayette, ve lo faccio vedere se non lo conoscevate, sto parlando proprio di questo. Eddie Slimane, l'ex direttore creativo di Saint Laurent, ha contribuito molto a rendere questo stivale un'icona all'interno della moda maschile. Questo stivale ragazzi è realizzato con dei materiali di estrema qualità e presentano dei dettagli distintivi, come appunto la pelle pregiata, veramente stramorbida, questa pelle qui ragazzi, veramente morbida morbida, queste cinghie
che terminano con queste anelle in metallo sottili, e la suola in cuoio con appunto questo Cuban heel di direi 4 cm. Questo stivale, ragazzi, secondo me incarna uno stile rock and roll e un'eleganza bohemienne, rendendo questo stivale adatto a contesti sia formali che informali. Sì, questo stivale mi piace un sacco, io non lo userei tutti i giorni, ma lo userei più per situazioni un po' particolari. Ho preso un 46, ovviamente è made in Italy, vedete qua. Non lo trovate sul canale perché l'avevo comprato prima ancora di iniziare il canale, questo qui, e ce l'ho tuttora, non me ne voglio assolutamente liberare. L'avevo preso a un prezzo anche leggermente, diciamo, meno di quello di retail, che adesso è anche aumentato, perché se non sbaglio si parla più di 1000 euro per questo stivale. Però ragazzi, che dire, guardate qua che roba, cioè uno stivale veramente pazzesco sotto un jeans nero, un pantalone nero, ragazzi, questo qui è veramente fantastico, con appunto qui l'anella, qui con il bottone, di fianco c'è appunto questa cerniera laterale che per indossarlo bisogna aprirla, e questo super stivale, ragazzi, elegantissimo, è veramente alto qui dietro, quindi ti sembra proprio di portare un tacco, ti slancia un po' in avanti, e io arrivo a 1,95 m con questo, grazie a questo tacco qui. Cioè, secondo me, ragazzi, siamo al top della qualità. Prima di farvi vedere l'ultima cosa, ragazzi, voglio sapere da voi qual è il vostro stivale preferito, e anche se ci sono degli stivali che non ho citato, magari di scrivermi nei commenti e di citarmeli. E poi, ragazzi, vi faccio una domanda: qual è lo stivale che ho ricomprato o ho comprato per questo autunno-inverno 2023-2024? Vediamo se indovinate, perché lo scopriremo nel prossimo video che faremo l'unboxing. Ce l'ho già qui, l'ho già qui il pacco. Qui dentro c'è il mio stivale per l'autunno-inverno 2023-2024, ma lo andremo a scoprire insieme nel prossimo video. E quindi state connessi, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video mettete like. Però volevo far vedere un'altra alternativa che ho al mio YS, ovvero, ragazzi, sto parlando del Maison Margiela Chelsea Boots. Ragazzi, anche qui siamo veramente qualità top per la Chelsea Tabi Boot, che ho già da 2 o 3 anni, e anche qui, ragazzi, un odore di pelle pazzesca, comodissimi il Chelsea Boot. Però non ve ne parlo in questo video, perché oggi invece di questo ne ho già parlato, ho fatto un video a parte in cui racconto anche la storia delle Tabi, ve lo metto qui. Però come alternativa alle YS, come qualità, perché siamo più o meno sullo stesso range di prezzo, ho anche questo qui. Ragazzi, come già detto, vi chiedo di mettere like al video, iscrivetevi anche se siete d'accordo con la mia classifica, e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!